Buongiorno a tutti, sono il dottor Davide Parison, sono un neurologo clinico che si occupa di malattie rare, in particolare di neuropatie ereditarie, in particolare della malattia di Charcot-Marie-Tooth, di cui parliamo oggi. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a tenere questo webinar su questa malattia. Andiamo a vedere alcune diapositive per illustrarvi questa malattia, come può essere diagnosticata, quali sono i problemi che rendono difficile la diagnosi, come si può trattare, eccetera, eccetera. La malattia di Charcot-Marie-Tooth è una malattia rara, però tra le malattie rare è una malattia piuttosto frequente, anzi la più frequente malattia neuromuscolare ereditaria. E in Europa, se calcoliamo i dati di prevalenza che sono a nostra disposizione, si ritiene che ci siano fino a 200.000 casi di questa malattia. Quindi è una malattia relativamente frequente che nell'esperienza di healthcare professional, diciamo di chi si occupa di salute, tutto sommato non è così raro incontrare nella propria esperienza. La presentazione clinica ha un quadro centrale che è abbastanza caratteristico, quindi tutto sommato non è difficile da riconoscere, però è una malattia piuttosto eterogenea da vari punti di vista e questo rende la diagnosi più complessa e a volte relativamente difficile o piuttosto difficile. Intanto la gravità della malattia è variabile. Qualche volta anche nella stessa famiglia o tra forme diverse c'è una certa variabilità. Ci sono soggetti che hanno una neuropatia molto lieve, con pochi disturbi, pochi sintomi, anche in tarda età, e quindi possono anche addirittura non accorgersi della malattia. Ci sono forme invece con un quadro più evidente che comporta dei disturbi che poi vedremo, ci sono delle forme importanti che per fortuna raramente però causano disabilità anche decisamente gravi. E poi ci sono delle forme che hanno delle caratteristiche anche piuttosto diverse tra loro, come poi vedremo, e che quindi rendono qualche volta più complessa la diagnosi. La ragione di questo è anche che è una malattia molto eterogenea dal punto di vista genetico. Sono ormai noti almeno un centinaio di geni associati alla malattia di Charcot-Marie-Tooth e alle varie forme correlate, ed è interessante notare come alterazioni in geni con funzioni anche molto diverse tra loro, nella cellula, nell'assone, nella cellula di Schwann, nel nervo in generale, portino comunque tutti a una comune presentazione clinica che è quella della malattia di Charcot-Marie-Tooth e delle neuropatie correlate. E qui vediamo una rappresentazione del midollo spinale, da cui partono i nervi motori che vanno a innervare, quindi a portare gli impulsi al muscolo, comandandone i movimenti, e in senso contrario partono i nervi sensitivi che dalla pelle, dagli organi interni, dalle articolazioni e i muscoli portano le informazioni sensitive al midollo spinale e poi successivamente ai centri nervosi più elevati. E in questa neuropatia in genere sono coinvolti frequentemente sia i nervi motori che sensitivi, e questo è quello che succede classicamente nella malattia di Charcot-Marie-Tooth, che è una neuropatia sensitivo-motoria, questa è la forma classica più frequente. Qualche volta però sono coinvolti solo i nervi motori e allora si parla di una forma motore della malattia, CMT, in inglese Distal Hereditary Motor Neuropathy, neuropatia motoria ereditaria distale, questa è una forma più rara, e poi esistono delle forme esclusivamente o prevalentemente sensitive, che sono neuropatie sensitive ereditarie che sono estremamente rare, hanno una presentazione un po' diversa. Però diciamo il cuore della presentazione clinica di questa malattia è una neuropatia lunghezza dipendente, in cui sono coinvolti per primi maggiormente i nervi lunghi. Sono i nervi più lunghi che cominciano a soffrire, a degenerare, e quindi i sintomi iniziano dalla parte più lontana del corpo, cioè i piedi. Comincia con un'atrofia, una debolezza dei muscoli che parte dai piedi, e quando inizia precocemente nella vita, questo sbilanciamento della funzione muscolare causa le deformazioni scheletriche dei piedi, che sono una delle caratteristiche frequenti di questa malattia. La neuropatia continua il suo decorso lentamente negli anni, quindi dai piedi passa a causare debolezza e atrofia dei muscoli a livello delle gambe, a livello del terzo distale delle cosce e delle mani.
Quindi una debolezza di piedi, gambe e mani è un elemento caratteristico di questa malattia che causa dei disturbi nella deambulazione e vari disturbi che poi vedremo. Se c'è un coinvolgimento sensitivo, c'è una riduzione della sensibilità più o meno marcata che coinvolge i piedi, le gambe e le mani. Qualche volta i disturbi sensitivi causano anche un disturbo dell'equilibrio a dare una cosiddetta atassia sensitiva. Qua vediamo altri casi di CMT. Qualche volta il piede non è deformato e questo può rendere più difficile la diagnosi. Questo succede in alcune forme o se l'esordio è più tardivo, quindi la presentazione rimane quella di una neuropatia a lunghezza dipendente. Comunque vedete piedi, gambe, terzo distale della coscia sono coinvolti. Questi sono esempi di deformazioni scheletriche del piede, che poi vediamo meglio nella successiva diapositiva, e l'atrofia delle mani. Qui vedete i piedi nella maggior parte dei casi sono deformati in cavismo, quindi il piede diventa molto arcuato, le dita sono una forma cosiddetta a martello, quindi sono un po' arcuati anche loro, questa forma caratteristica. Ci sono vari gradi di deformazione, questo rende comunque ostacola una deambulazione corretta, può causare dei dolori ai piedi e la presenza di callosità sia a livello delle dita che sotto alla pianta dei piedi. Questo è un esempio di quello che può succedere se non viene trattato adeguatamente un piede deformato. Questa è una signora di 54 anni che non ha mai affrontato il problema attivamente della malattia, non ha mai fatto fisioterapia né interventi chirurgici ai piedi e questa gravissima deformazione ostacola la deambulazione in modo importante. Questo però al contempo vuol dire che è importante fare la diagnosi, riconoscere queste deformazioni per trattarle adeguatamente e questa è la dimostrazione che si possono prevenire delle complicanze importanti. L'atrofia delle mani può essere anche importante, dare debolezza e vedete queste mani cosiddette handgrip, un quadro abbastanza importante di compromissione. Qual è il paziente tipico con una malattia di Charcot-Marie-Tooth? L'esordio può essere vero a tutte le età, però la forma più tipica, diciamo la presentazione più tipica è con un esordio nel primo o secondo decennio di vita, quindi entro i 20 anni. Sono pazienti che hanno spesso una storia familiare positiva, cioè altri soggetti che sono affetti dalla neuropatia. Questo è un elemento importante per la diagnosi, però altre volte invece la storia familiare è assente, la presentazione è sporadica per varie ragioni, oppure una di queste ragioni è che non sempre la neuropatia è evidente nei soggetti affetti, quindi la storia familiare va indagata con estrema cura e attenzione e spesso può essere necessario visitare i propri familiari per confermare la presenza della neuropatia nella famiglia. Questo è un dato importante. Un altro elemento caratteristico e suggestivo della diagnosi è la presenza, dicevamo, delle deformazioni scheletriche dei piedi. Il piede in genere diventa cavo in età scolare, un bambino che va a scuola comincia a sviluppare questa deformazione col piede che diventa arcuato, cavo. Qualche volta invece esordisce con un piattismo del piede, e qualche volta il piede rimane piatto per tutta la vita, oppure da piatto poi diventa cavo nel tempo. E un 20% dei soggetti ha anche una scoliosi più o meno rilevante, a volte lieve, a volte anche piuttosto impegnativa, raramente richiede anche l'intervento chirurgico o anche diciamo, il fatto di portare i busti, fare ginnastica correttiva. Si tratta di bambini o ragazzi che fanno fatica a fare ginnastica a scuola, fanno un po' di fatica nello sport, sono più lenti dei compagni, magari non corrono tanto bene, e se giocano a calcio magari giocano in porta perché rendono di più e fanno più fatica a correre rispetto agli altri. Sono bambini o ragazzi o giovani adulti che hanno facilità a inciampare, qualche volta cadono, hanno facilità a prendere storte, poi si dice sbattono il piede, questo è legato al difetto motorio, alla debolezza del piede. Altre volte il bambino che ci può essere un ritardo motorio nell'acquisizione del cammino, un bambino che cammina tardi e magari inizia a camminare sulle punte, questo è comune anche ad altre patologie anche del sistema nervoso centrale, però può verificarsi anche nella malattia di Charcot-Marie-Tooth quando esordisce molto precocemente. Quindi diciamo le figure che più facilmente vengono a contatto con il paziente, che è il bambino o il ragazzo che ha la malattia di Charcot-Marie-Tooth, sono il pediatra,
o il medico di famiglia, il medico di medicina generale, general practitioner. Spesso sono bambini che vengono mandati dall'ortopedico per una valutazione. L'ortopedico deve essere a conoscenza del fatto che le deformazioni scheletriche del piede possono essere legate alla neuropatia, questo è importante, perché poi chi in realtà prende in carico il paziente, il soggetto affetto da questa malattia, in genere il neurologo, il neuropsichiatra infantile, che rimangono le figure centrali. Sono bambini e ragazzi, giovani adulti che poi sviluppano una progressiva difficoltà nel cammino, più o meno rilevante, hanno difficoltà a trovare le scarpe giuste, emerge una debolezza vera e propria, un'atrofia muscolare, abbiamo detto, di piedi, gambe e mani. Quando arriva alle mani cominciano difficoltà a allacciare i bottoni, che possono essere più o meno rilevanti, difficoltà a manipolare gli oggetti, a aprire le bottiglie, aprire barattoli, portare pesi, difficoltà nella scrittura. Ci può essere una riduzione della sensibilità del tatto, prima dei piedi, poi delle mani. Se vengono testati i riflessi con martelletto, in genere questi sono attenuati o assenti. Sono soggetti che in una certa percentuale di casi, 20, 30, anche di più per cento dei soggetti, va incontro a interventi chirurgici per correggere le deformazioni dei piedi. Accanto a questa forma di esordio più classico in età giovanile, ci sono forme che poi esordiscono anche più tardivamente, anche dopo i 40-50 anni, anche molto tardivamente. Queste sono più rare, dipendono da mutazioni genetiche di genere diverse e sono più difficili da riconoscere. Oppure sono forme che sono talmente lievi che si sviluppano lentamente nell'arco del tempo e vengono diagnosticate o riconosciute tardi, magari per un'elettromiografia fatta per caso, viene fuori un quadro di franca neuropatia, oppure per qualche ragione aggiuntiva i disturbi peggiorano in modo un po' più evidente in età adulta. Quindi come riconoscerla? Bisogna pensarci in realtà, perché puoi esordire, dicevamo, a qualunque età, però più facilmente sono bambini, adolescenti e giovani adulti. Se ci sono segni di neuropatia periferica, bisogna chiedersi se può essere genetica. Una neuropatia periferica in età giovanile è frequentemente di origine genetica. Bisogna chiedersi se c'è familiarità, indagarla, tenendo presente che a volte i parenti sono i genitori, i parenti affetti sono sintomatici o ignari della neuropatia. Elementi per sospettare sono la presenza di deformazioni scheletriche dei piedi, il piede cavo piatto, un bambino che inciampa e cade spesso, segni e sintomi motori sensitivi a carico di piedi e mani, quindi con una prevalenza nei segmenti distali degli arti, sono sospetti per questa malattia, e anche l'andamento lento e progressivo di una neuropatia sono in favore di una genesi genetica e quindi di una possibile malattia di Charcot-Marie-Tooth. Quando è difficile da riconoscere? Se manca la familiarità, sicuramente è più difficile. Se mancano le deformazioni scheletriche dei piedi e quindi simulano una qualunque neuropatia periferica, la deformazione del piede manca spesso se l'esordio è tardivo, e il fatto che di per sé rende più difficile la diagnosi, o se ci sono elementi atipici o dei sintomi aggiuntivi. Ci sono delle forme cosiddette complicate che hanno il coinvolgimento delle altre strutture, da atrofia ottica, disturbi visivi, la cataratta, retinopatia, sono molto raramente, però ci possono essere, oppure segni di riflessi piuttosto vivaci, invece una spasticità degli arti inferiori. Qualche volta ci sono forme complicate che hanno queste caratteristiche, una serie di elementi aggiuntivi che a volte complicano la diagnosi, complicano il quadro. La diagnosi può essere più difficile nei casi lievi, in cui non viene riconosciuta la neuropatia, uno dei sintomi specifici, stanchezza, crampi, che vengono magari attribuiti ad altre cause, la neuropatia non viene identificata, oppure nei casi più gravi, quando la malattia viene confusa con altre tipi di malattia. Questo succede, ad esempio, nei confronti di malattie muscolari o di altre malattie neurologiche, paraparesi spastica, atassie, o invece ortopediche, quando la deformazione scheletrica è evidente ma la neuropatia non viene riconosciuta. Quindi quali sono le domande da porsi per cercare di arrivare alla diagnosi e sospettarla? Un bambino o un ragazzo che cammina male può avere una neuropatia e può essere genetica.
quindi bisogna indagare se ci sono altri casi in famiglia, qual è la forma del piede, se c'è scoliosi, questo è un elemento aggiuntivo che può aiutare nella diagnosi, se sono coinvolti i muscoli di piedi, gambe e mani, se è soggetto a crampi. I crampi sono frequenti, soprattutto in alcune fasi della malattia. Spesso sono soggetti che hanno sensazioni di piedi e mani fredde, soprattutto i piedi, ed è un fastidio per loro che diciamo, per chi deve fare la diagnosi è un sintomo importante. E infine i riflessi con il martelletto, che sono spesso ridotti o assenti. Quindi il processo di diagnosi implica il riconoscimento del quadro clinico con gli elementi che vi ho detto, la ricerca della familiarità, la definizione di quali sono le modalità di trasmissione. Praticamente tutte le modalità di trasmissione sono presenti nelle varie forme di malattie di Charcot-Marie-Tooth. Ci sono le forme cosiddette dominanti, in cui la trasmissione è di generazione in generazione. Ci sono un po' più rare le forme recessive, in cui i genitori sono entrambi portatori sani e trasmettono entrambi la mutazione al figlio che è affetto. Ci sono anche rare alcune forme, una importante legata al cromosoma X, in cui i maschi sono più gravemente affetti, le femmine lo sono meno o sono anche asintomatiche. Definito questo, si passa allo studio elettrofisiologico, quello con le scosse e gli aghi che i pazienti ben ricordano. Importante, però un esame importante da fare meno in fase di diagnosi, perché vanno valutate quali sono le velocità di conduzione dei nervi, se sono normali o rallentate, e qual è l'ampiezza dei potenziali motori sensitivi, quindi se c'è una perdita di fibre motorie o sensitive. Esistono forme demilinizzanti, in cui le velocità sono ridotte, della mielina, quella che soffre maggiormente. Ci sono le forme assonali, in cui la mielina è risparmiata, ma comunque soffre l'assone. Ci sono delle forme sensitive e motori, ci sono delle forme solo motori e solo sensitive. Quindi l'esame elettrofisiologico è importante per inquadrare correttamente quali sono le strutture coinvolte. Dopo si passa all'analisi genetica, all'analisi del DNA. Ci sono nuove metodiche questa è un'acquisizione molto importante, perché hanno aumentato grandemente la probabilità di diagnosi genetica, però l'hanno anche resa molto più complessa, perché è necessario valutare bene, interpretare bene l'esito di questi esami, valutando bene qual è il significato delle varianti genetiche che vengono trovate, perché non tutte sono patogene, non tutte sono la causa della CMT nel paziente in oggetto. È una cosa che va valutata con attenzione. Quindi abbiamo detto, va fatto l'inquadramento clinico, si passa ai test genetici. Se siamo fortunati troviamo una mutazione che sappiamo che essere già a causa di CMT, e quindi la diagnosi diventa definitiva antigenetica. Se siamo sfortunati non troviamo nessuna mutazione da cui imputare la neuropatia. Sempre più spesso abbiamo questa evenienza, cioè troviamo delle varianti cosiddette di significato incerto, variants of unknown significance, che non sappiamo se sono responsabili o meno delle neuropatie. Magari ne troviamo più di una. E quindi inizia un processo di analisi lenta, approfondita, che a volte porta alla risposta, a volte no. Si vede se la variante è frequente nella popolazione, se o meno, se è assente nella popolazione è più facile che sia causa di malattia. Se segrega con la malattia nella famiglia, cioè se la mutazione segue la malattia nella famiglia, se è un cambiamento che è conservato attraverso le specie in quel gene, quale tipo di mutazione, esistono dei programmi per valutarne il significato, eccetera, eccetera. Quindi il processo però è abbastanza complesso. Quindi a volte la risposta non è sì, no, a volte è forse, e questo può essere un problema nella diagnosi. Da quali altre malattie va distinta la malattia di Charcot-Marie-Tooth? Da altre neuropatie genetiche, che sono più rare, però vanno distinte, dall'amiloidosi che ha esordio in età più tarda. Esistono delle malattie neurometaboliche che hanno un quadro anche simile, soprattutto le neuropatie acquisite, specialmente quelle autoimmuni, infiammatorie, che sono trattabili con cortisone, immunoglobuline, plasmaferesi, eccetera. Quindi è importante riconoscerle per trattarle adeguatamente quando sono davvero autoimmuni, o per evitare trattamenti inutili quando invece si tratta di CMT. Le malattie del muscolo che
si presentano coinvolgendo prima i segmenti distali, le miopatie distali vanno distinte dalle forme motorie. Qualche volta la diagnosi differenziale può essere complessa con malattie del motoneurone a lenta evoluzione, altre forme in genere genetiche di malattie del sistema nervoso centrale, paralisi spastica, atassia, eccetera. Perché è importante la diagnosi? Per tante ragioni. Tanto è importante per il paziente, per il soggetto affetto, dare un nome alla propria malattia. È importante perché è possibile dare una prognosi, quando questo è possibile, e dare una consulenza genetica, il rischio di ricorrenza nella famiglia, per i figli, eccetera, eccetera. Per evitare terapie inutili, quindi quando c'è il rischio di confusione con le neuropatie infiammatorie, e per evitare il ritardo nell'avviare la fisioterapia, che riveste un ruolo importante in questa malattia, e per valutare bene con attenzione gli interventi per i piedi, perché il chirurgo, ci vuole un chirurgo ortopedico esperto, perché la gestione del piede cavo o piatto in corso di neuropatia è diversa da quella del piede cavo cosiddetto ortopedico senza neuropatia, perché la neuropatia può evolvere e quindi il chirurgo attuerà provvedimenti diversi a seconda della prognosi della neuropatia. E poi ci sono varie terapie in studio, purtroppo in questo momento non abbiamo delle farmaci efficaci per bloccare o rallentare la progressione della malattia, però ci sono molti studi in corso sui modelli cellulari animali, per cui un certo cauto ottimismo che si trovi una neuropatia in tempi, una terapia in tempi non lunghi, ce l'abbiamo e siamo tutti d'accordo nel coltivare questa speranza che diventi realtà presto. È importante anche per evitare l'uso di farmaci dannosi. I farmaci neurotossici vanno usati con cautela nelle neuropatie, dipende da quanta la durata del trattamento, dal tipo di farmaco, in genere è difficile avere problemi. Problemi grossi invece possono essere causati dai chemioterapici, alcuni in particolare, se dati a soggetti in cui non è stata fatta la diagnosi CMT perché non è stata riconosciuta, possono avere problemi grossi, causare problemi grossi. E poi per attuare una presa in carico completa, il neurologo e il neuropsichiatra infantile rimangono le figure centrali, però sono molto importanti il fisiatra e il fisioterapista, l'ortopedico, il genetista, e aggiungerei anche lo psicologo in certe situazioni e così via. Quindi il processo di cura del paziente tiene conto di tutto quello che possiamo fare, dalla terapia sintomatica, si tratta purtroppo di soggetti che a volte hanno dolore ai piedi o per varie ragioni, sia osteoarticolari che a volte anche dolore neuropatico, che si lamentano della fatica, che soffrono di crampi. Il trattamento è un po' problematico, però cosa si può fare su questo? La terapia riabilitativa è importante per rinforzare la muscolatura, per prevenire le retrazioni, per dare un buon condizionamento cardiorespiratorio, per migliorare l'equilibrio, la postura, eccetera. Può essere importante l'uso di plantari, di tutori e ortesi, ormai ce ne sono tanti, quelli di caviglia, per evitare la caduta dei piedi durante il cammino, non più solo la molla di codivilla che pochi insomma, tollerano bene, ce ne sono diverse forme ora molto meglio tollerate, anche diverse tipologie di ortesi di caviglia che magari sono un po' meno ingombranti e possono adattarsi meglio a essere meglio tollerate. È importante la terapia chirurgica delle deformazioni scheletriche, abbiamo visto la consulenza genetica, è da trattare con attenzione la diagnosi prenatale, la diagnosi preimpianto e poi i farmaci da evitare che vi ricordo. Voglio terminare ringraziando questa parte, ringraziando tutti coloro che all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove lavoro, si occupano di questa malattia delle neuropatie ereditarie.